Buonasera, un po' se funziona? Buonasera. Bene, benissimo. Ragazzi, buonasera. Siamo qui per assistere a quello che probabilmente, Dio, magari probabilmente forse è un po' audace, a quello che potrebbe essere un'autentica perdita di tempo, speriamo di no, ovvero un evento di Jeff Keighley, quindi un vero e proprio terno all'otto. Ci sono buone probabilità che questo vada male, altrettante che vada bene, quantomeno che siano mostrati alcuni videogiochi quantomeno interessanti. Ciao France, buonasera. Le mie aspettative, in tutta onestà, sono sotto i piedi, faranno vedere alcuni titoli che sono già stati anticipati come Metro 2039, per il resto è una grandissima incognita. Le classiche chiacchiere del buon Jeff, ovvero questa non sarà la classica vetrina a pagamento per coloro che decidono di spendere dei soldi, perché ricordatevi che pagano quelli degli organizzatori di Gamescom e dei Game Awards per mandare i propri videogiochi sul palco. Quindi bisogna un attimo tenere in considerazione anche tutto questo. Quindi sì, 100% perdita di tempo, ma noi siamo qua. Vi dico la verità, stasera ero veramente in dubbio se fare o meno questa diretta, però ho detto l'ho sempre fatto, ormai dal 2018 che copro specifici eventi sempre, mi sembrava brutto rovinare la scia di stream. Quindi, l'evento dovrebbe iniziare tra 6 minuti, quindi tra un pochino do un'occhiata, vediamo a che punto siamo. Te, France, che ti aspetti stasera? Cosa vorresti vedere? Non mi dire che vuoi vedere OD perché tanto non lo vediamo. No, non, non cercare di hyparmi. Io vi dico, sono contento anche solo di vedere Metro perché ho ripreso in mano la saga videoludica, sto finendo Metro 2033, sto leggendo Metro 2034 dopo aver finito di leggere 2033 e probabilmente settimana prossima inizierò a leggere Metro 2035, poi vediamo che altro fanno vedere. Se riesco reperisco la lista di quelle altre robe che avevano detto sarebbero state mostrate. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Gamescom Opening Night Live. Stasera è il grande evento. Uno dei 3 eventi videoludici più grandi dell'anno, secondo IGN. Allora, confermati. Ah, beh, ecco, aspettate. Aspettate. Final Fantasy VII Revelation, 100% lo compro. Control Resonant, già preordinato, lo dovrò disdire per prenderlo digitale perché 3 settimane dopo col cazzo che lo prendo. Metro 2039, 99 su 100 lo prendo. Silent Hill Townfall, a te interessa? Tides of Annihilation non mi interessa. Gears of War Day mi interessa, ma non c'ho Xbox. Exodus, Ananta Ontos, Game of Thrones War for Westeros, Showa American Stories, Valor Mortis, Pony Island 2, Path of Exile 2, Monster Hunter Outlanders, Cinder City, Ion 2 e Warlock Dungeons and Dragons e The Witcher 3 Songs of the Past, la nuova espansione, quella che avevano annunciato. Quindi dai, c'è gente che pensa mi diceva Alberto, il nuovo Ori. Poi qui cos'altro? Fammi vedere se c'è qualche rumore interessante. Vabbè, Fable potrebbero far vedere. Hogwarts Legacy 2, Tomb Raider Legacy of Atlantis. Diciamo che secondo me sarà il classico evento in cui allora abbiamo mezz'ora di pre-show in cui probabilmente davvero ci annoieremo perché mi immagino che ci metteranno proprio la roba più sacrificabile di tutte e poi 2 ore di evento che fa sali, scendi, sali, scendi, sali, scendi, cioè con tutta una serie di robe interessanti intervallate dal nulla. Non credo che ci sia tutta la pubblicità che c'è ai The Game Awards, o meglio, spero che non sia così. Preparo già la pagina per la stream, mi metto ste cuffie che ormai sono devastate, poveracce, non ce la fanno veramente più. Però è così, qual è la destra, qual è la sinistra? Mi stavo già mettendo al contrario. Tra l'altro è il clima perfetto per avere queste belle cuffione. Ma prima o poi li spendo 2 soldi per farmele. Peccato che non le posso stampare in 3D. Guardate che bel portatelefono che mi sono fatto. Il facehugger di Alien. Vedi, adesso lo sfrutto a sta maniera. Ci metto il telefono e ci leggo la chat. Cosa voglio di più dalla vita? Un Lucano, direte voi. Allora,
Gamescom Open Night Live. Col cazzo che ci guardiamo la pubblicità. Blocca. Allora, il pre-show inizia tra 6... Come tra 6 minuti? Porca puttana. Eh sì, allora sono in ritardo, sti infami. Vabbè, allora niente. Che vi devo dire? Aspettiamo. Aspettiamo. Sì, guarda, ho fatto una marea di roba, Francesco. Non so se hai visto nel gruppo Telegram. Ho fatto anche la cosa. Aspetta che la piglio. Guardatela. La Magellano da pitturare di Death Stranding. Molto, molto interessante. Poi è figata che è. Con tanto il suo stand, dietro tutte le sfere. Ovviamente a tema Death Stranding ho fatto veramente qualsiasi cosa possibile e immaginabile. Più vabbè di God of War, ho fatto la testa di Mimir, il busto... No, il busto di Kratos me l'ha fatto Roberto, non l'ho fatto io. Non mi devo appropriare di determinate cose. Ho fatto veramente un bel po' di roba. Se vi piace smanettare, la stampa 3D è un hobby decisamente interessante. E... Che dire? Intanto abbassiamo la qualità dello streaming qua. Manca 5 minuti, quindi aspetto a girare la cam, non c'ha minimamente senso. È inutile che stiamo a smacchiare i leopardi. Certo, però, cazzo, che strana sta roba. Probabilmente sì, son davvero in ritardo. Vabbè. L'evento, ovviamente, scusate se non l'ho detto prima, durerà un paio d'ore, più questa mezz'ora di pre-show, quindi 2 ore e mezza. E sarà tosta perché ho veramente sonno. Tra l'altro, dove cazzo ho messo l'acqua? Eccola qui. Sponsor di stasera, per tornare sulle scelte di sponsor: San Bernardo, l'unica vera acqua per me, troppo buona. Poi c'ha il tappo un po' più largo, il foro da dove esce l'acqua, quindi riesci a bere a cannone. Prossimo da fare è una statuina di Clifford Hunger. Ho visto qualcosa, ci sono un sacco di robe a pagamento. Ho anche trovato uno che ha rifatto da zero la statua di Prime Studio di Sam Bridges. Costa 22 euro il file e sono, mi sembra, 70 pezzi da stampare e incollare tra loro. Puoi fare una statua alta anche, cioè per il livello di dettaglio che ha, mezzo metro. Cioè puoi fare una roba veramente gigantesca. Difatti quella lì probabilmente è una delle prossime cose che farò. Ho visto anche che posso fare l'Odradec come lampada da tavolo, è molto semplice tra l'altro, sicuramente quello lo farò. Quello lì della statua di Sam è bellissimo, però effettivamente è molto complicato perché devi assemblare i vari pezzi e poi lo devi necessariamente pitturare, altrimenti è un po' un peccato. Vorrei vedere se qualcuno avesse replicato la statuetta, quella tutta nera di Sam il Regge Dolmen, anche solo senza Dolmen, e poi ci metto il Dolmen della Collector's Edition che è laggiù. Quella sarebbe interessante, tanto ho la bobina a filamento nero, quindi potrei tranquillamente farlo con quello. Sarebbe un'idea. Mancano, mancano 3 minuti. Quando ne mancano 2 switcho la cam, ragazzi, perché altrimenti... Intanto, perché penso che ve ne sarete accorti, ormai mi sono proprio completamente perso. E ho quasi smesso di... Mi sono scordato completamente di linkare la roba nel gruppo, ma tanto, cioè, non credo che arrivi chissà quanto seguito da lì. Anche perché gli ostinati che sono nel gruppo Telegram di Crew Dudes sono quelli che poi i video se li guardano tutti. Allora facciamo così: switcho la cam a schermo e ci mettiamo qua. Ora, come sempre vale la regola, mi raccomando, siate partecipi, io avvio il volume e ci pensate voi perché io non ho modo di sentire altrimenti. Togliamo le annotazioni così non ci abbiamo il loghetto. L'audio, la forza della musica, eccetera. Per adesso lo lascio basso, tanto c'è la musichetta balordissima, non è niente di che. Ciao bro, mitico James, come stai? Appena riesco mi guardo anche la roba che mi hai mandato in privato. 1 minuto e 46. Bro, dimmi un po', ma secondo te quante sono le probabilità in percentuale
che stasera ci annoiamo. Stavo giocando a DS2 dopo tanto, che emozione. Io alla fine non ho fatto quella famosa seconda run, mi sono buttato su metro. Ho trovato il bocca. 70. Sei già molto più ottimista di Francesco. Mi ci ha sparato un bel 100%. Allora, è così che va. Tra un minuto inizia il pre-show, quindi saranno probabilmente 30 minuti con un co-presentatore. Speriamo Sidney Sweeney, non mi ricordo chi è di solito che gestisce ste cose. Il grosso lo vedremo più avanti, lo vediamo ovviamente a partire dalle 20. Non riuscirò a trattenermi tantissimo post evento perché domattina alle 5:30 tocca alzarsi. Sì, confermato Final Fantasy VII Revelation, vediamo un po' cosa fanno vedere. Io avevo già visto quello che hanno mostrato, hanno fatto quel reveal trailer che era clamoroso, cioè quello lo prenderò sicuramente al day one. No, 14 secondi. 10. E tra poco sparo un po' più in alto l'audio, poi fatemi sapere voi se va bene o meno, mi raccomando, belli. Ok, 18 plus disclaimer. Ok, lo provo a lasciare così, ditemi se è alto o basso. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2026 pre-show. I'm Kyle Bossman, and as you can see in the corner of your screen, we are less than a half hour away from the start of Ma sto the tipo main lagga da show. paura. Now, pre-shows do typically exist just to pump up an audience. Proviamo a refreshare perché... Ciao, sono Enrico Papi. Vuoi Ciao sapere Enrico quanto Papi. vale la tua Questo è un trucco interessante che vi insegno. Ecco. auto? Porca! Vai su Maledetto Enrico Papi. But the Gamescom Opening Night Ok, Live pre-show is adesso va. special because it's stuffed with its own trailers and No, premieres. la chat non la Enough that I'm vogliamo. saying it's basically a real show of its own. So, yes, please do be excited for the 1080p. main show, Opening Night Live, coming in less than a half hour. But Annotazione. for now, Ok. here's a brand new game announcement. Ok, game announcement. Ah, Worms. Madonna, quante ore ci ho giocato, ragazzi. Now, without further ado, let's meet the latest crop of carefully kidnapped contestants, abducted from across the galaxy. Mamma mia, la bomba quella fatta da ananas con la croce sopra che faceva alleluia. Now get out there and fight. Our glorious emperor will be watching. No, devo assolutamente vedere se ci sono giocabili quelli vecchi. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where somehow they snuck two Worms announcements into one trailer. Got a little 2-for-1 there. We have plenty more reveals to come, and this next one is for the most linear game with a 7 in it you're gonna see all night. Some people ask, are we nearly there yet? While others say, it's not about the destination, it's about the journey. And the memories you make along the way. Those people probably also say, good things come to those who wait. Whilst for others, they say, fortune favors the bold. So no matter whether you're an early bird or a night owl, a fair weather flyer or an all-terrain trawler, different people have different ways of moving through life. Maybe they're all right. Because everybody is trying to get somewhere. So È un simulatore di treni. whatever your purpose, you are not the only one. Find your way. Train Sim World 7. Wow, that family was really popping off. Vuoi sapere quanto vale la tua auto? And if you thought that Questo qui was c'ha the meno voglia wildest di me, ride eppure of è this pagato, pre-show,
it's not quite time to get off yet. Wait. Congratulations! You have been selected to build the next great theme park. Are you ready to become a tycoon? È Gardaland Simulator. With a little imagination and a lot of ingenuity, you have the privilege of transforming these mundane patches of dirt into unforgettable thrills. Customize every setting. Ma che cazzo. Hike up every price. And charm a whole new generation of guests. Just remember to keep the park running in tip-top shape, will you? So, are you up for this brand new challenge? Do you have what it takes to become the next great roller coaster tycoon? Coming soon to early access. Something starts before we know. A little spark begins to glow. One look, one sign, a new way through. The world feels different next to you. Let it move. Ma che cazzo è sta copia di Pokémon? Open wide. Need more time with me. Closer. Magari Pokémon fosse così, When the moment feels just right. We shift. Quando chiedevamo un Pokémon open world ci immaginavamo questo. Sì, penso sia una roba di Palworld, credo. I need more time with me, closer than a melody. When the moment feels just right, we shift, we shine, we come alive. Side by side into the flow. Every color starts to glow. No need to know where this will go. Ma questi sono degli Scyther, cioè è proprio incredibile. Quell'affare lì è uno Skull Greymon dei Digimon. Almeno non è arancione. Animo. This world is sick. This is Scusa, da un not fantasma con le chiappone. We all die anyway, don't we? The goddess made me when sky and earth were one. Ah, deve essere cosa. She gave Tides of me Annihilation. undying. How dare you steal it? You were born of dust. To dust you return. So why do you fight death? You had eternity, and you gave it up for what? 10,000 years I've sat in the dark, and I tell you this, immortality. No, io non ci ho neanche provato a prenderlo Palworld, non fa troppo per me. No, questo è figo. Veramente figo da... I used to believe no one would die. Then everything changed. Stilisticamente è And I molto got bello. Scared that no one would remember I was even here. I want to be remembered. Not for who I was, but for who I am. Ma no, cazzo, non Welcome era. back, everyone. Ma cazzo, non fanno manco, non danno neanche il Upset tempo. at the moment Jenny God's because Neds. I was promised there would be no Bubsy in the pre-show this year, and yet there he was. How's this keep happening? But let's continue counting down to opening night live with more wall-to-wall trailers. So far, we've seen high-speed action. We've seen high-speed trains. We've seen Animo. So obviously at this point you're wondering, where are the horror games? Unfortunately, we don't have any this year.
Oh, ma che cazzo è sta roba? Perceptum. Questo mi sembra tipo uno che ha detto cazzo Kojima sta rifacendo PT. I love brave old Proviamoci. ladies. I think that's an underutilized character archetype. It's nice to see Perceptum carry that mantle. I'm just saying there's some grandmas who won't put up with ghosts. So it's empowering to be that kind of person. Anyway, if you've been wondering what the team behind Tinykin has been up to, you're about to immediately find out. Io Kojima stasera non me l'aspetto proprio, amico mio. Ci spero, con tutto il cuore, ma ne dubito. Ma che diavolo... Non so perché, ma mi ha dato delle vibes alla Fat Princess, che non so chi di voi lo abbia giocato. Sì, ha parlato anche a me il nostro leaker di fiducia. Agornia! Bonaparte says he brings enlightenment to the places he conquers. Vincent Cassel come Napoleone. Friends, comrades. Now their eyes are hollow, empty. Napoleone che mena gli zombie mi mancava. William, by the saints, is that truly you? I'm worried, William. And with those things looming, don't know what they are, but they're not human. Not anymore. Hey. The flame magnifies what is strong and valuable, destroys or omits what is unnecessary. What will this thing do to me? Non ho idea, bro, di cosa possa essere. No, non l'ho visto Napoleon. Non ho avuto questo piacere slash dispiacere. I do not think you insane, William. But even if you were, madness may be the only sane response. Valor Mortis. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night. Questa roba l'avevo già vista. What a chain. In what furnace was thy brain? Did he smile his work to see? Did he who made the lamb make thee? Tancred. I looked it up because I was curious. All of that was from a poem called The Tiger by William Blake, published back in 1794. Which is crazy, because that's the first year they had a Gamescom. William Blake. But back then it was just a bunch of silent trailers for Hopscotch and Knucklebones. La poesia, quella all'inizio del teaser di Death Stranding. For years, these delightful stories have sparked inspiration for innovation. But the interpretations always fell short. Thankfully, I found a way to not only save them, but to make them even better.
you'll have to fully immerse Beh, io il yourself film più recente che ho visto penso sia Odyssey. Per il resto ho visto True Detective, The Pit. You'll be introduced to friends Yous may be ugly, but you sure can't fight. and foes. You just want tickets to my show! Wolves in the den. You'll need to become resourceful I don't know what your strategy is. and resilient. I also don't care. These stories will test you. And once you've fully experienced all my interpretations, you'll be ready for me. Oh, too good for me, are you? I'll have you know, I've been married hundreds of times to thousands of mimes. Sometimes I like when a trailer just shows you its final boss. They just said, hey, here's this evil long-haired nerd. You gotta stop this guy. Mission accepted. Hey, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where I realize there's been a lot of debuts already to keep track of. You might be looking for some help just to remember all these titles to add to your wish list later. Well, I can't help you. I'm sorry, you're on your own. All I have is more world premieres. Se questa cosa l'avessi vista anni fa avrei detto Death Stranding, raga, Death Stranding. Che cazzo è? Ah, un trailer live action di qualcosa. Porca troia, che caldo però. Ma che cazzo è? Ah! Queste robe fanno impazzire. Fanno i trailer ultra elaborati. Maledetti. Oh, eccolo! Ciao Albi! Spettacolo, non vedo l'ora di perdermelo. Just a reminder, you're watching the event before the event. Opening Night Live is just minutes away, but we're about to see a trailer for another new game that nobody knows about yet. You can't Google it right now, but you can Google it 2 minutes from now. That's the magic of what we're doing here. Hanno saltato pure il 2, dici, almeno. Sembro io quando vado a prendere il cane. Knack 3 sotto. O di Knack. You know what's crazy about that trailer? The little dragon companion never talked. I don't know if I've ever seen a video game before where you have a little flying dragon friend who isn't wisecracking. That was refreshing. And now we're going to take a first ever look at a game for 2-player co-op enthusiasts. Grandpa, what was Mom like? You never talk about her much. She was complicated. Delivery for your special day. Impossible. This was your mother's sigil. What? How? Maybe we should see what's inside. What?
You're a little kid! Can we start changing ages yet? I suppose we should learn how it all works. Want to change who you are? Just press a button. Look at me! I'm a kid again! What's all this now? It's a treasure hunt! A birthday treasure hunt from Mom! Or some kind of elder fraud. Where your mom was concerned, nothing was ever easy. Is there any chance Mom could still be out there somewhere? She's gone and she's never coming back. I can't just ignore this, Grandpa. She was my mom. Well, I'm not letting you go alone. Just no more of this age twisting, okay? No, a posto, ora sei a posto. Ciao Roberto, buonasera. Onimusha! That means you, bud. A no holds barred fight to the death. You love the sound of that too, right, Musashi? Down in the bottom of hell, there are dead much stronger than you can imagine. Bien. Save this world. I won't entertain me. How about a little game? Greetings, Oni Warrior. As for you, I suppose you'll hear about that gauntlet. You've been working ever so hard. Alas, the time has come for the finale. I can tear you apart as many times as I like. You need some more time in hell. You don't belong in this world. Non fa per me, ma figo. Hanno aggiornato la demo. Yeah, Onimusha just shadow dropped an expansion to its demo in the middle of this pre-show. Now, I don't blame you if you're about to boot that up, but while it's downloading, we're about to hit my favorite part of this show. We're about to check out a brand new trailer for the beautiful Mariachi Legends. And then immediately after that, I got to have an interview with the game's creative director. So first, let's see this. Así me gusta, Pablo. Raga, ma l'audio va bene, cioè tutto a posto, è equilibrato, non avete detto nulla, si sa mai. Madre Katrina siempre consigue lo que quiere, tarde o temprano. No me hagas esperar. And now's the part of the show where we are blessed with a guest joining us Oh, now, the gatto. creative director and composer of Mariachi Legends, Miguel Hasson. It's really nice to be here. Thank you for having me. What is Mariachi Legends, and where did this concept come from? Mariachi Legends is a pixel art Metroidvania, and Il mio it started microfono, with quello the lì. realization that Alucard's suit is like Eccolo qui. 90% of a mariachi suit already, and so we started thinking about that Della Mexican DGI. vampire sort of idea, and we infused it with Aztec culture and Mexican culture, and so one thing led to another, and we have Mariachi Legends. Can you tell us one particular element of Mexican culture that you were excited to put into Mariachi Legends that you've never seen before in any other video game? My mom's from this town called Mascota here in Jalisco, and it's one of those towns that's in the category of magical town or pueblo mágico. This would be the first time a pueblo mágico is ever present in a video game ever. It's very Mexican and I feel proud of. So how does this actually play? We mix like fast combo action with RPG. So it's like a Ninja Gaiden Castlevania sort of mix. Oh, yeah. You know, these combos allow you to get extra buffs. There's also the element of hunting for ingredients and being able to cook Mexican traditional dishes. And so that allows you to enter some boss fights ridiculously overpowered. So when can people finally play this game?
We're finally ready to announce that the game is coming next year in April 27th. Thank you for coming to talk with all of us. It's my pleasure. Now I've got good news and bad news. Ma come cazzo è The bad montato news male is we're all out of sto trailers for coso? this pre-show, which means that the good news is that it's time for the top 10 reasons to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Okay. Number 10, Gears of War E-Day. The E stands for emergence, but it might as well stand for excited for Gamescom. Number 9 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live 2026. Netflix couldn't lock down the exclusivity. Number 8. Bastardi. That's the game that's like Vice City, but also anime. Capito? And also you have Netflix Spider-Man non ha powers. potuto pagare It's per never avere boring. l'esclusiva. Number 7. So far, the increasing price of RAM has not impacted the cost of watching trailers. Number 6. L'aumento dei prezzi della RAM We non hid the word ha fatto nooblet venire i somewhere in trailer a Jeff Keighley's pagamento. script, and he hasn't found it yet. Number 5. A live performance of Guillotina from Eugenics. Non so cosa sia. That's gonna be bonkers. Number 4. The Witcher 3. Songs of the Past. It's never too late for DLC. Number 3. Final Fantasy VII Revelation. Questo You know, I sono curioso noticed davvero. They haven't shown a single second of Aerith gameplay yet. Probably saving it for tonight. Number 2. As we helplessly trundle towards an all-digital future, manufactured traditions such as these have somehow become vabbè. a rare remaining live Freya, mi fai space dei to share danni. mutual enthusiasm for games. That one's not really a joke. Sometimes I just get sad about stuff. And the number 1 reason to be excited for Gamescom Opening Night Live is the pre-show is over. Oh, okay. No more waiting. No more anticipating from this point forward. Stasera We'll be sono live in disturbato Cologne, Germany. Thanks incredibilmente for dal watching cane and enjoy perché ha the show. avuto il cono, quello per non leccarsi per tipo 12 giorni, 2 settimane, e adesso è felice di prendersi i grattini, quindi è qua e non ha intenzione di mollarmi. Ci sta. Hello everyone, welcome to Opening Night Live, Gamescom Opening Night Live. Creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Eccolo, hello everyone, thank you for being here. A vedere. Welcome. Get ready! Guten Abend! Willkommen zu Gamescom! Ha detto buonasera, benvenuti alla Gamescom in tedesco. Video game news and updates? Well, you've come to the right place. This is Gamescom Opening Night Live in Cologne, Germany at Köln-Messe. And the crowd this year, you guys are honestly the loudest I've ever heard you. The energy and hype is on another level. You guys are prepped and ready, and we got a lot of great stuff for you today. It feels great to be back, surrounded by over 5,000 fans at the biggest consumer video game event in the world. This week, more than 350,000 people are Sì, a expected 350.000 persone in giro per la Gamescom. watch live online around the world. We love you too. Well, you'll see if you love me by the end of the show. But yes, hopefully you will love me. When we started Opening Night Live in 2019, we didn't know what to expect. From the very beginning, you guys welcomed us. And year after year, this community has Ciao made us Wizard feel Events, home here. personalmente non conosco questa conferenza, il classico show trailer e novità, and we're è so tipo fai tipo i The Game Awards senza i premi, è tutto trailer eccetera, è uno di quelli più grossi a cui si può assistere. Quello più importante sono i The Game Awards, questo però credo subito dopo. Alberto mi correggerà. No, secondo me no, su God of War no. Non credo. Non credo assolutamente. So standing here with you tonight means more than I can really express. I know he would be proud that we are back together once again celebrating the creativity, passion, and people who make games. Sta facendo un discorso motivazionale dedicato al padre che è morto di recente.
dicendo che è molto felice perché tutte quelle persone in un unico posto che celebrano una forma d'arte è bello. Onto this stage. I am so grateful for all of you for welcoming me back, and Shocks as well, who will be out here in just a minute. It is no secret Ciao Marco, Cagnacci secondo me settembre, State of Play e ci becchiamo Intergalactic, così mi ha detto un uccellino. Di Elder Scrolls 6. Siete troppo felici, ricordatevi che è Jeff Keighley. But in spite of all that, developers around the world are pushing forward to build new games. Big teams, small indie teams, and teams all around the world. Tonight, you're going to see projects on stage from teams in places like France, Sweden, the UK, Italy, Canada, China, Japan, Korea, and more. So what can you expect on these screens behind me? Well, how about brand new information on Final Fantasy VII Revelation, introduced by game director Naoki Hamaguchi. Metro 2039 from 4A Games in the Ukraine. Rayman Legends Retold. The Xbox console exclusive Gears of War E-Day. Tides of Annihilation. The first ever in-game footage of Warlock Dungeons & Dragons from Wizards of the Coast. And yes, later in the show, we'll have the world premiere first details and in-game footage of a brand new expansion to 2015's Game of the Year winner, The Witcher 3. It's called Songs of the Past. Io devo ancora giocarlo The Witcher 3, lo so che mi menerete, ma... as well, including the first ever musical performance of the music from Eugenics, the hit indie game about breeding cats earlier this year. So we got a lot of fun ahead, but let's start things off with a Non new han game fatto vedere un announcement cazzo, no one is Francesco. expecting tonight. From one of the world's most successful Nel pre-show han developers fatto vedere from veramente something poca roba. completely different than its past titles. Please enjoy. Vediamo con cosa aprono. Whence came the first entanglement? None living may now tell. In its way, the flood waters spread, weaving calamity. Che cazzo è? Upon the silken paths, malice took root. 10 suns rose on high. And so, as spoken of old, the weavers came forth, yet spoke not the cause of their verso. The waters have ebbed, and all must rise anew. Still, the wounds of old remain. The walls held against the chaos, yet entrapped Shion. Ciao Gaspar. Sono per poco non ci sono, nuovo logo. Grandissimo. And you'd still not quench a millennium of hatred. How can a few dying embers ignite the flames of rebellion? We are not of this land. Here it is not oaths, but lies that keep things whole. At last, ye did unveil the divine power ye had stolen. Bear the god's wrath and sunder the dread Ludens. Reweave this world, or seek ye some other end. Nodus Fall. Bello. Molto bello.
Pretty impressive. That was the announcement of Notice Fall from Hoyoverse, an original co-op action game in which players take on the role of a weaver and step into a world where divine authority has crumbled and order has collapsed. Players must stand as one to defeat mighty mythic beings using close coordination and sharp tactics. Looks very, very cool, and we're happy to kick off the show with that one. All right, we have a lot more to come. Now I'm very happy to welcome back a legend in the esports world, known for her work on League of Legends and Counter-Strike, and the winner of Best Esports Host at the Game Awards. Tonight, though, she's our co-host for ONL for the 3rd year in a row, and you know what? We couldn't imagine doing this show without her. Gamescom, will you please join me in giving a huge welcome to Shocks? Ciao The Truth, per ora nulla. Hanno annunciato un nuovo gioco di Hoyoverse, un cooperativo multigiocatore abbastanza figo, per il resto niente. Nel pre-show Onimusha hanno annunciato un'espansione della demo e un sacco di annunci relativamente piccolini, niente di I am very happy to share with you the global announcement of a brand new title in a very well-known franchise developed by Ubisoft Paris. This is Rainbow Six Tactics. Porca puttana. Rainbow Six Tactics. This is it. These tangos are in for a surprise. Take your positions, team. Breaching! 6 on station. Let's show Carries that Rainbow's back. Non mi aspetto assolutamente nulla da Kojima stasera, ti dico la verità. Piuttosto ai The Game Awards. The people behind this, I have seen them before, and they must be planning something bigger. Send me everything you dig up on the agency. Mi piacerebbe vedere OD, però We've contacted Rainbow's former operators. Non ci credo. You just have to choose which ones. On the floor now. We've got active hostiles all around, team. Move fast and stick to cover. I'm seeing increased activity across all channels. Want us to put out more fires? We'll put out more fires. On the floor now. That was Rainbow Six Tactics, a new turn-based tactical single-player game set in the Rainbow Six universe. Now, in Tactics, you'll lead single player, tra operators l'altro. on high-stakes missions around the world, combining careful planning, coordinated breaches, and tactical decision-making in every operation. Choose from a roster of 15 unique operators, each equipped with specialized gadgets, abilities, and progression paths that create new possibilities every time you deploy. Rainbow Six Tactics launches in 2027. Okay, almost 20 years ago, Fine. Gears of War helped define a generation of Xbox. Oh, Gears, fammi Tonight, vedere. we are returning to Emergence Day, the day that changed everything. Here at Opening Night Live, we have the world premiere of the campaign trailer for Gears of War E-Day, including the first look at the Locust leader behind the invasion. From the Coalition, here's Gears of War E-Day, an Xbox console exclusive, launching this October. What the fuck are you? Scorch the city. Seize the surface. Bleed the crown walkers. Good to see a few more gears made it through the night. You four belong to me now. Designation, Bravo Squad. No one knows what these things are or where they're coming from. This is more than an invasion.
It's a fucking war. The reports are still coming in, but whatever this is, it's happening all over the city. Actual monsters are coming out Questo a me sembra veramente bello. Those are my gears out there holding the line. How do we hold a line against an enemy that can tunnel under? Oh shit! We're gears. We fight. We still have our people. If we can save them, we save Cologne. Loss prepares us for what's ahead. People we love die. We're the ones that keep fighting. Give him hell, Phoenix. That's the plan. Come and get some, you goddamn grubs! No. No, io ho giocato 1, 2, 3, ho provato il 4 che non mi è piaciuto per niente, il quinto dicono che è carino ma nulla di che. Questo però mi sembra proprio un passo avanti importantissimo. Yeah. To the end. Bello, veramente bello. Gears of War, October 6th this year. All right, next it's time for Anata, an epic free-to-play open-world RPG game from NetEase coming to PlayStation 5, PC, and mobile platforms. Tanto ce ne 3 sono years ago, pochi it was di revealed here at Gamescom with di two open massive world cities. You build your RPG. profile and social following as a member of the ACD team. Tonight, we've got your first look at the city of Shangzhou and the types of combat vehicles and mini-games you can expect. And yes, news on the release date as well. Any last wishes? Still have a mortgage, haven't tracked down my old man yet, still gotta buy a ticket home. I still got all these memes I haven't sent out yet. Whoa! It's a Nanta! Or it was. Let's go! We're about to make our mark at the ACD. ACD? Did they really just go belly up? I say you go viral first, then worry about rebuilding the ACD. Get big enough, and the old workers are sure to come back. What's next? Meat Master! What, Master? Master, you're so awesome. Meat Master? Yeet Master. Who the hell came up with that name? Yeet Master. You're nothing more than a bad seed who slipped out of a nowhere town. Enjoy the party, my friend. This is not yours. Il riferimento al grande Gatsby è stato interessante. What's going on here? What? Just you wait. Where am I? Where do you think? Wait, I'm back home. There won't be traffic at this hour, will there? This is Chongshao. Take me with you to sniff out some martial arts masters and legendary weapons. You've been reading too many fantasy novels. What you seek is inside. Tourist spot? Only those who pass our trials may witness the Lingjing within. Huh? Can you take it? You bet. I've dragged entire subway. Okay then. Posso dirvi che forse sono partito prevenuto, però mi sta dando delle vibes interessanti sta roba. Sembra un film d'animazione che guarderei. The most expensive view. Wait. Huh? Why is everyone running off? Am I really that annoying? Carino.
on January 15th, 2027. Now, we have so much more Gamescom Opening Night Live coming your way, including a new look at Final Fantasy VII Revelation. But yeah, I know you're waiting for it. But for now, here is a new look at Silent Hill Townfall. Yeah, coming in just Valentino, alongside questo è veramente Konami, curioso. Annapurna, and Screenburn in the UK. Let's go. Hey, Simon. Listen, I need you to come back to the town and put some things to rest. What I just saw in that footage, you said we could put things right. That this town would listen to me. But it's the right thing to do here, not just for them, but for the whole town. Then you know what you have to do. But be careful. They're all so angry. Guarda, esteticamente è tutto quello che mi piace degli horror. Però esce in un momento drammatico e... non lo so. His death is your burden. Break the silence. I have to leave this island. Te lo prendi, bro? Sì, te mi ricordo che Effet aveva proprio fatto cacare. The price we paid. It's more than I ever imagined. I can't do this anymore. Ciao Salvatore. Speriamo sia bello. Per adesso, oh, io dico, non ho visto nulla di brutto. Cioè che lo guardo e dico, madò che brutto. Brave the gale. Well, my name is gone, but the waves will drive me on. My luck runs strong, where the wild winds bear me on. To choose the gamble. Musica azzeccatissima. Sembrano i montaggi che facevo io a 15-16 anni su Battlefield. Sea of Remnants. Our strength failed us. You failed us. If only I was stronger. If only I... You've surmounted countless Crimson trials to Desert reach this Enhanced. summit. Questo lo prende James, che gli è piaciuto tantissimo. You'll struggle, but you'll turn back, face your foe, because that's the cliff I know. If I do their dirty work for them, I'd better get what I'm owed. Even if the end is written, I will walk the full length of this path. No, io proprio... non fa assolutamente per me.
That was Crimson Desert, released nearly 6 months ago, and the developers at Pearl Abyss just keep adding more and more content, including new cutscenes and story moments too. All right, next let's step into the world of Tides of Annihilation, the upcoming fantasy action-adventure game by Chinese studio Eclipse Glow Games. Set in modern-day London and mythical Avalon, you play Gwendolyn, the lone survival of an otherworldly invasion, who can summon spectral forms of the Knights of the Round Table. Tonight, we've got a brand new trailer which reveals the new voice of Gwendolyn, Angela Sant Albano, who recently played Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem. Ma questo, ricordo male, era un free to play? Qual era free to play? Mi ricordo c'era un gioco del genere. Forse no, sicuramente mi sbaglio. You have decided? Tell me the truth. Is there a way to fix this? The fog has devoured your home, and now it is tearing Avalon apart. Arthur was the only one who could control the fog. Until you. Until me? Praticamente Milano è arrivata a Londra, che la nebbia corrode tutto. Reclaim London. You must harness the fog. Use it to command your spectral knights. Guinevere. Teach me. Molto figo questo Poseidone di God of War 3, mi piace che qualcuno se ne ricordi. Cazzo, sta roba è figa. Questa è veramente figa. That looks absolutely beautiful, and if you're interested in wishlisting and learning more about any and all of the games featured at ONL, make sure to check out the Gamescom Steam page. And if you're anything like me, I'm sure you have tons on your wish list and in your cart, but a few more can't hurt, right? The Steam page is available now and being updated throughout the show as the titles are announced. And now, to introduce our next game trailer from Turin, Italy, founder and creative director of Unrelated Games, Alessandro Durando. Un italiano! Gioco italiano. Sì, questo c'ha proprio l'aria da compaesano, si vede. Adesso deve cacciare il porcone più bello della sua vita. Thanks, Chucks, and ciao Gamescom. There is a question at the heart of Love Song. What do we leave behind and for whom? Well, you can be sure anyone will ever find it. I didn't have an answer when I started, and I still don't have one. And I genuinely never expect to be here on this stage. So thank you, Jeff and Gamescom, for this incredible opportunity. Just being here already means more than I can put into words. Love Song will take you on a journey through the forgotten echoes of past humanities, where sound is the only language left. You will uncover traces of memory left in stone and sound, building a bridge between what was and what may still come. Here is Love Song.
Cazzo che bello. Steam Xbox. Ciamaroni. What a beautiful and artistic game made right here in Europe. Thank you, Alessandro, for joining us. One of my favorite moments from last year's TGAs was the announcement of Mega Man's long-awaited return with Mega Man Dual Override from Capcom. Tonight, we've got an exclusive glimpse of new gameplay, along with the introduction of a new character who plans to foil Mega Man's plan to save the world. Take a look. C'è la possibilità di vedere qualcosa di Kojima o Drachman? Secondo me no. Drachman lo considero proprio impossibile. Kojima, boh, forse il 5%, ma non me lo aspetto proprio stasera. Drachman mese prossimo, secondo me. State of Play ci danno Intergalactic per fine anno prossimo. Madonna quanto ci giocavo da bambino Mega Man. La cosa è Great Saiyaman quello di fianco. No! La schiena di Pragmata. Little something extra. All right, now let's talk about another legendary gaming hero, one without limbs, Rayman, who's celebrating his 30th anniversary this year. Rayman Legends Retold builds on the charm of the original 2013 game, now brought to life with stunning 3D visuals, new story content, and an all-new 6th realm to explore, plus fully voiced cinematics. Players join Rayman and friends on a new adventure to restore peace to the Glade of Realms. There are 4 all-new musical stages, like MC Hammer's You Can't Touch This, and tonight we have your first look and listen to another musical stage. Dale alegría a tu cuerpo Macarena, que tu cuerpo para gozar y pasarla bien. Dale alegría a tu cuerpo Macarena, Macarena. Sácale cachapa, sácale guirraya, sácale guirraya, sácale gatita, sácale guirraya, pica pica chile, pica chile, la guirraya. ¡Ay, Macarena! Ay, tata gioia, tu cuerpo Macarena, questa che Macarena Macaroni, che profumo che sapore che te fila. Oddio, ti aspetti un rinvio tu di Intergalactic, bro? October 1st, Rayman will be at the Ubisoft booth this week here at Gamescom. And that's what me la prenderò makes con this te show se so great, is that rinviano, many of tonight's games se will be rinviano playable to cose. fans who are joining us live in person here in Intergalactic. Germany all weekend long. Still to come at ONL, the worldwide reveal of The Witcher 3's new expansion, Final Fantasy VII Revelation, and a performance of the Ciao music Matteo, of di Kojima ci può for the first essere? time Può anywhere. darsi, secondo me no. It's time for our next announcement. The developers gave us a phrase to introduce this new IP, but none of the words apparently can be said on stage. So I guess let's just watch a trailer.
Cazzo, questo è coso. Breathtaking, strange worlds. Make a friend who'd work for you. Era Siren Man. And build your dream home together. You've changed. But that's okay. Once human, jump in today. No! No, il trailer coi prodigi non lo dovevano fare. Questo è il mio più atteso dell'anno. Non posso dire altro. Sono dei mostri a fare i trailer, le robe con la musica, cioè dai, Dio campa, che hype. Che spettacolo, cazzo. Pickpocket! There's a grain of truth to old legends. Your eyes. A brachia, 7 feet tall, fangs long as snakes. Che è Blood of the Downwalker. From the depths of hell itself. Oh God. No, please, no. I gave you a blessing. Hai fatto bene, bro, a giocarti tutto. Hai fatto benissimo. None of us has any love for the Brakiri. But this one, he's different. The sun didn't take him. Night after night. Day after day. Now strike him down. Your every move sends a ripple. Your every word echoes. Sì, anche a me sembra bello questo, bro. Poi se a te l'hanno detto vuol dire che l'hanno giocato, quindi vale sicuro di più, ma mi sembra veramente bello. All that remains is for you to choose. Help me, please. So sorry. No, no. Very well then. Let's begin. Cazzo no, questo sembra seriamente figo. 3 settembre, ciao. Welcome back, everybody, to Gamescom Opening Night Live. Now, I'm a huge Game of Thrones fan, so I'm very happy to share this world premiere of this next game with you. The gameplay of the forthcoming strategy game, Game of Thrones War for Westeros, from Australia's Playside Studios. Il gameplay del simulatore lì di Game of Thrones. Empty. Come on, man. Try to defend yourself. No, anche il mio portafogli per ora ne ha prese anche troppe. Poi capirai, il 3 ottobre mi sposo. Immaginati. The fate of Westeros is yours to decide. È bello, sai cosa? Vedere tutte queste scene, farsi tutti sti pensieri, no, incredibili su quello che può essere la storia, e poi sappiamo tutti che va in merda. Yeah. How awesome did that dragon look? You know, I can't wait for this one.
So with that now, it is time for a new game announcement from Airship Syndicate, makers of Darksiders Genesis. This is a new self-funded and published indie title where you escape from a failing orbital prison in this gritty sci-fi isometric action thriller. This is Dust Origins. Sono quelli che hanno fatto il Darksiders isometrico. Non c'è il prete, pazzo. Ci sposa il mio carissimo amico. Faccio la cerimonia civile. Se metto piede in chiesa io, porco due, vieni giù. Te è normale che sei bandito dalle chiese, cazzo, sei veneto. Questo non mi ha detto nulla, peccato. A new age begins, but the old shadows. Searching for a pulse. Il mio cuore spera sia Gen Atlas. Ma c'era la lingua inglese, quindi ne dubito. Initializing reality. Loading a 233,000 square meter grid. Activating 1,600 exhibitors. Unlocking more than 1,000 worlds. Global data streams active. Challenging community energy worldwide. Breaking the barrier between screen and reality. Heartbeat restored. Synchronization complete. You are no longer playing. You are logged in. Dio, ma che... Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Welcome indeed, that's right. Gamescom has officially started now. Let's go! And now we turn to Exodus, a cinematic single-player action RPG from Wizards of the Coast, set in a new, far-future sci-fi universe. In Exodus, you rise from salvager to traveler, discover new worlds ravaged by the effects of time, and search for the key to humanity's survival across the most dangerous reaches of space. Along the way, you assemble a crew of sharp-edged specialists, soldiers, smugglers, mercs, scholars, and awakened animals whose skills and chemistry shape every fight and decision. Tonight, it's time to get a deeper look at Salt, an awakened octopus and mercenary who joins your team. Get a glimpse into who she is, where she comes from, and why she's along for the adventure. Let's protect artifacts! Salt? Yes. Figured we could talk, since you're part of the team now. Why? Want to understand how you see things, how you operate. Questa è quella sorta di erede di Mass Effect secondo alcuni. You pay. This is agreed. Well, that answers O sbaglio? But hey, we're getting to know each other. You local to Spera, bro, spera anche per me. From somewhere else. Somewhere else. Questo si vede proprio in tutto e per tutto che è fatto da qualcuno che ha giocato i primi 3 Max Payne, sì, Max Payne Mass Effect. We were surprised to hear that you accepted a permanent position with the human team. You fear me, and
Wait. I'm responsible for this world, and you put it in danger for your own selfish reasons. I will join, but I will be paid after, even if Leiden is in danger. You've been away for a long time. From your planet? From your people? I miss ocean, safety, home. Run, humans! Oh, questo è carino. Questo è veramente carino, mi intriga. Time is our great enemy. But we must always have hope. Bello, questo mi è piaciuto. There we have it, the long-awaited release date for Exodus. It is coming in April, as you saw, of 2027. L'anno prossimo è veramente gameplay for the upcoming Warlock Congiuro. Dungeons and Dragons from Wizards of the Coast and Invoke in Montreal, Canada. Please welcome the TGA award-winning star of Resident Evil Village, the incredible Maggie Robertson. Thank you, Jeff, and good evening, everyone. I am so excited to be here. Yeah! All right. Every warlock's journey begins with a pact. For Katri, a seasoned warrior on a personal quest, Ciao, Mattia. that pact is made with Tasha, an ancient witch queen and the patron I have the pleasure of playing. Tasha grants her access to forbidden magic, but power always comes at a cost. Tonight, we're revealing gameplay for the first time, showing how Katri wields magic as she explores the world of Darkon. This is Warlock. Let's take a look. Have our deepest desires come true? Not the one that matters. Can you not do more? More? You still think this is your quest? I have seen your heart's desire. Dark and defiant. And mine. You and I through the Warlock's eye. Raw magic serves us both. Open your eye and see what I see, Warlock. Find raw magic. What exactly is your interest here? Or is it your patron's interest that guides us? My curiosity is my own. Do you believe in letting buried things lie? In my experience, buried things do not lie for long. We're getting closer. Yes. Closer to what? Perché non ha usato questo salto prima? Scared, watch out. I see it.
tutto magia sta roba qui. Absolutely not. Merely digging. No, questo non era segreto, aveva pure detto Keeley che facciano vedere roba. You're getting closer, Warlock. Alle 10 finisce, cioè abbiamo ancora un'ora e 10, sì. Is it you see? Raw magic. A means to an end. Manca ancora Metro, Final Fantasy, e voglia. Call for rain. Something tells me we're not fleeing from this one. Not an option skip. What I need is here. And I thought the death kiss was trouble. Questa demo è giga scriptata. Però il fatto che comunque siano riusciti a far andare tutto per il verso giusto non è male. Sì, è un po' il sentiment che ho anch'io. Tutto già visto e rivisto in giochi di 20 anni fa. Credo che siamo arrivati ad un punto della storia del videogioco in cui l'innovazione tecnica e ludica si è ridotta all'osso. Sono veramente in pochi quelli che spingono l'asticella. E credo che i prossimi videogiochi che potrebbero fare questo tipo di lavoro siano GTA 6 per tutta una serie di ragioni, l'abbiamo visto anche dai leak. Lo-Fi secondo me può essere veramente una roba incredibile, ma io confido tantissimo in Intergalactic. Secondo me i cagnacci saranno in grado di spaccare veramente tutto. Comunque sta roba non è brutta, cioè alla fine della fiera non ti potrei mai dire che è brutto. Cioè, pur essendo una cosa già vista e rivista in tante altre cose, è interessante. Brand new game inspired by 1001 Arabian Nights, with flying carpets, colossal bosses, and more. It comes from the new NBC Game Studio. Fable potrebbe essere carino, sì, però non mi aspetto che sia una roba di quelle epocali. OD non saprei, bro, cioè, devo prima capire che roba sia. Certo, ci sono ottime possibilità che sia qualcosa di veramente interessante, quantomeno per la scena horror. Set ablaze by a smokeless flame and fueled by those called to fight. Io mo appena fanno vedere un gioco proprio brutto che non mi interessa minimamente devo andare a far pipì perché sennò mi piscio addosso. Whispers on the desert wind come from those who are unseen. Ah, dimenticavo. Gen Atlas di Fumito Ueda, che non ha mai sbagliato un gioco. The Gen.
Once the children of Earth and the Jinn flourished, united, until betrayal split their worlds apart. Now, the veil is thinning. Two worlds collide as they wage a war of vengeance. Bro, no, è imperdonabile. Cioè, Ued ha fatto dei capolavori veramente senza tempo. Devi giocarteli tutti. Tanto ci sono le collection che ti puoi recuperare. To avoid destruction, we have but one hope. So listen, heed my words. This story begins with you. Carino questo. I'll leave it to you to make the dead speak. Nothing and no one will keep me from the truth. Not even the purists. Momento perfetto per pisciare. Any leads? It's just as you surmised. The final clue is in that cursed place. If greed comes at a cost, what price would you pay to bring back someone you love? All right, welcome back to ONL, and next we're turning to the legendary Metro series and a very special developer, 4A Games, based in Ukraine. Game developers have to build games in all sorts of conditions, but for 4A, the development of 2039 has truly been a challenge to build art in the midst of a real war. To tell us more about their incredible story and journey of Sono tornato in tempo. Metro 2039, please join me in welcoming to the ONL stage John Block and Pavel Umer from 4A Games. C'è la collector che è figa con il modello Spartan. Hello, Gamescom. Wow, so many cool announcements already, and we are really proud to be a part of it. Thank you so much. I'm John Block, executive producer for Metro 2039. And I'm Pavel Ulmer, co-creative director and audio lead. Tonight, we are revealing our brand new gameplay trailer for Metro 2039, the next chapter set in the Metro universe we have been exploring for nearly 2 decades. Metro has always been a story about preventing war, but now that war is at our doorstep, we have built a story about its consequences and what it takes to survive. The cost of silence, the horror of tyranny, and the price of freedom. Of course, as always, there's monsters, tunnels, devastated ruins. But Metro to us is about people, what they protect, what they sacrifice, and what remains of them when the world takes almost everything away. Creating a game this dark requires a lot of passion, discipline,
and a development team that has had to become accustomed to working without peace or regularity. There's enormous care for this universe and the people who believe in it. A key part of this is our own in-house 4A engine, built to fully realize the oppressive world you're about to step into. We built this game for those who have traveled through Metro before, and for those who are about to enter it for the first time. There's a lot to explore. Your support. Quindi hanno fatto in modo che questo possa essere anche il punto di ingresso per chi non ha giocato gli altri. We cannot wait to share more tonight. And if you're lucky enough to be here at Gamescom, you can go hands-on with Metro 2039 at our booth and take a closer look on a fully wearable replica Spartan helmet that will be included in our collector's edition. Thank you. Metro 2039 is not simply a return to Metro. It is a darker, more ambitious, and deeply personal journey, one that will challenge what you know about yourself and what you're prepared to become in order to survive. So, the tunnels are waiting. The surface is calling. And tonight, we are ready to show you a bit what comes next. Welcome to Metro 2039. Slava Ukraini! Che bestia, che grafica. E questo tra l'altro è esterno alla trilogia. I'm looking for someone. I need information. Then you've come to the wrong place. The Novorite spread across the station like a damn plague. So this is Hunter's bright future. Monsters. And radiation. That's all that's left up there. But this... Humans did this. This is Hunter, the leader of the Novorite. The enemy must be destroyed. The Spartans were wolves in helmets. But I'm something worse. The enemy must be destroyed. Destroyed. The enemy must be destroyed. Che spettacolo, cazzo. What the fuck? I'm looking for someone. Where is she? Febbraio. Porco Dio, no! Metro 2039 looks great. Hats off to the team at 4A Games. Okay, now for something completely different. He's performed at the Game Awards and was on stage with us at Summer Game Fest, but now it's time for this person's first appearance on ONL. Perché proprio a febbraio? Cazzo, c'è God of War. Tired of sneaking around just to feel good? Tired of this damn lighter? Of this rain? Of this life? I got you. Eat a more sizzle. More sizzle, less hassle, more high. Okay, cut! Thank you, Cyrus. That's perfect. Well done. That is Dr. Cyrus Kane, the big dog, as it were. An entrepreneur and eccentric known for his... Non mi dire che devi uccidere Snoop Dogg.
hope you're feeling hungry, 47. Man, what the fuck kind of funky music is this? These internet ass DJs. The Dog Father now coming to Hitman. Oh, Next ciao, up, Sick. The sky is no Come longer stai? the limit from NC. This is Ion 2, the sequel to Ion, a new PC MMO built around Io sto aerial bene, combat dai, ti on a massive ringrazio. scale. It Un po' launches stanchetto, October però. 5th this year. Te com'è? Tutto a posto? E ti pareva che non c'era una con le zizzolone? Sembrano altri 3-4 giochi che hanno fatto vedere stasera. È vero, agli eventi spunti proprio come il prezzemolo nei piatti. Per me hanno sprecato un'occasione nel farci scegliere una sola classe per un gioco di D&D. Credo che però il loro intento sia proprio quello, perché si chiama Wizards, quindi magari faranno una serie in cui si dedicheranno a diverse classi. L'unica cosa che mi viene in mente è questa. Questo cos'è? Un nuovo Fury Road? Nuovo Mad Max? Sarà un gestionale come minimo. I know your kind. You think you'll survive and adapt. Reclaim the land. Rediscover the lost technology of the old world. Reunite her people through alliances, through faith. But when words fail, might becomes the law. Ancient powers divide this No, land. scattava anche a me. And their might is far beyond the likes of you. So, will you kneel as my servant? Help me restore America, or burn as my foe. At the end of all things, only one dream survives. No, si scatta pure a me. Aspetta, provo ad aggiornare. Vediamo che Get instant succede. access to the popular games and titles. Score massive deals on DLC. Porca la puttana. Oh, se dai retta a Streamlabs non sta succedendo un cazzo, eh. Ma pensate. Mi sa che va meglio. Sì, a occhio va meglio. Grazie però per avermi avvisato, perché non me ne sarei accorto. Me ne sarei accorto davvero.
Io spero comunque che chiudano con una sorpresa, con qualcosa di nuovo e That non was con the Final T-Planet, Fantasy. a cozy galactic life simulation game from Hoyoverse. Here, life unfolds at your own pace. Farm the land, cast a line, comb the shores, or whip up a home-cooked meal. Enjoy slow, fulfilling days on your planet, side by side with your beloved fuzzy neighbors, Shucks. You gotta have the fuzzy neighbors, right? Of course. Players can pre-register now on the game's official website. Plus, the final beta test will be coming soon. Dio cane, non mi dire che si riblocca. But now, we are very excited to have a special musical performance at ONL. Earlier this year, Edmund McMillan and Tyler Glale's cat breed simulation game, Mutagenics, got rave reviews for its gameplay and dark comedy style, and yes, its music. And tonight, we've got the first ever live performance. Please welcome Matthias Bossi, Carla Kilstead, and Jeff Perlman from Ridiculon. Meine Damen und Herren, während dieser Live-Übertragung kamen keine echten Katzen zu Schaden. Say you'll be mine, we'll be divine. My paws remain. Non capisco. I'm coming for you tonight. I'm ready. Non capisco davvero che cazzo vuole Stop running for a minute. We internet can finally stasera. find infinity. Together we can win all this whole affair. So come on, turn around. You're so lost, but you can found Ora me with sembra your che funzioni endless di run nuovo. around. It's more than I can bear. You run, but in the end I think you like this little game of hide and seek. But when I find No, you, i DLC per Death Stranding 2 assolutamente non mi aspetto proprio in all the love you've had, you never had it like you should. Poi magari, magari. Say you'll be mine, we'll be divine. My calls were made for you, my claws all see what they can do. This kitty wants her cream. This pussy, oh, she has a little dream. Come on, you run, but in your heart you know it's destiny. I'll win. You're slowing down, you're losing steam. I'll notify you. C'ha problemi a quanto pare Streamlabs. Cause everywhere you turn up, you know who. Infatti mi ha buttato giù la stream e poi è ripartita. Rimettiamola a 1080p. Oh, se si riblocca io spacco tutto, Amazing. All right, well, that was so fun. And here's also some breaking news. Mutagenics is coming to PS5, Switch 2, and Xbox Series X and S on September 8th. Stick around for more of ONL. Right now, here's the launch trailer for Aliens Fireteam Elite 2. We got Xenos! Speriamo che adesso funzioni tutto, Ho riavviato la live.
I once promised I would tell you everything about your mother. This is that story. She wanted to protect you from all the evils of this world, even if it meant losing herself. Everything she did, everything she sacrificed, was to spare you from the nightmare we endured. A force emanated from her, like nothing I'd seen before. Beautiful and terrifying. My greatest ally, and the start of something far worse. アメリカは単なる場所じゃない夢だバーバに午前4時を Il concertino sembrava un'arena di Bioshock prima che il giocatore disturbasse. È vero. Porco Giudas, è vero. Dico i plasmidi a scioccare tutti. Che cazzo? Bubba.数十年しか生きていない小アッパどもがアニメが幼稚だと。今日はじいさんが家にいて明日はいない。この国は一体どうなることか。これがかつて俺たちが夢見た21世紀なのか。Track Simulator. Welcome to the biggest gaming playground in the world, where 500,000 people come together to play, connect, and celebrate across Cologne. 1,600 exhibitors. The biggest names in the gaming industry, bringing countless games for you to explore and dominate. Get set for Gamescom's unique indie area, where you're in control of the most creative and unique projects from more than 400 indie studios. And if that's not enough, don't miss Gamescom Awesome Indie Show, our show produced by IGN featuring the hottest new titles from the indie universe. Or become the hero yourself and step into the Gamescom cosplay contest, bringing cosplayers and fans together from around the globe for an unforgettable community experience. Can't make it to Gamescom in person? Visit our website, gamescom.global, and experience all program highlights via our content hub, Gamescom Now. Inizio a accedere. IGN are gearing up to bring you full days of live streams straight to Twitch and YouTube. Oh, hey, Epi! Crashing the party? Jump into Gamescom Epics on our website and claim your loot. Next up, Gamescom Cares. Our initiative for a safer, more sustainable, and inclusive Gamescom. Speaking of inclusive, the Gamescom City Festival is taking over the city with live music for free and all kinds of fun. Gamescom is more than a single event, it's a global family. With Gamescom Dev, Gamescom LAN, Gamescom Asia, and Gamescom Latam, we're unlocking dynamic experiences and connecting gamers worldwide. Welcome to the heart of gaming. Welcome to Gamescom. Welcome. Next up, we've got the release date trailer for Stage Tour.
Built by veterans of the original rhythm music game era, this game has 90 songs, including artists like the Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Olivia Rodrigo, the Rolling Stones, and Muse. Here's a brand new look at Stage Tour. Kickstart My Heart dei Motley Crue. Che bomba. Ancora nulla DLC di The Witcher, però hanno detto che lo fanno vedere. A questo ci penso. Sono quelli di Guitar Hero in teoria. Questo mi gasa. Però devo capire i soldi, quanto costa. Andiamo a vedere. Maybe someday. Next year, Sega's classic game Crazy Taxi is coming back with an all-new installment. And right now, we have the multiplayer reveal. Vediamo un po'. Vabbè, gioco e chitarra 135 euro. Fattibile. The Xenia continue to wage war against the human race. È tutta roba pre-renderizzata, quindi. The order. Madre mia, che ventaccio. The war has moved to the Lost Lands, a site of ancient ruins and creeping danger. The Xenia yearns to unlock the secrets of these savage worlds to unleash. Tu pensa che io ho buttato 2 ore della mia vita in cui avrei potuto giocare a Metro. They must be stopped by warriors who will not flinch in the face of the Xenia menace. You are such a warrior. Relentless, fearless. You will give no quarter to your enemy. No stopping, no surrender, no limit to your abilities. The Lost Lands beckon you. Mi dispiace, Turok per me è finito su PS3. Pretty awesome, huh? And right now, we are excited to share with you the debut game from Octopus Panic, a 7-person independent studio founded by veterans of the Halo and Battlefield franchises. It's a new co-op action game that launches later this year. Let's check it out.
right, Grabhounds. Welcome to the other side of the galaxy. Welcome to your first shift. All right, let's get this done. Remember, every resource gets us one step closer to home. New research options just opened up. Some might even help. And watch out for the wildlife. Try not to die. Let's go! Uh-oh. Later! Okay, this is becoming a problem. You gotta be kidding me. Woof! Did I just bark at ONL? Yes, I did. That looks awesome! And this next title we're about to see comes from a studio known for creating world-class city building and management games. With this one, they're bringing that expertise and passion into an entirely new setting, inviting players to build a city where A saperlo mi ubriacavo prima della live, così mi sarebbe scorsa un po' di più. Ancora! Forward into the next shift and a brand new line of work. Into the places no one else touches. And into the future of dirty work done right. This is the job. The first and only crew built to punch into the hot zones, take on the toughest jobs, and stay longer when the work isn't done. Ciao Freddy. Ciao. Beata te che non stai seguendo l'evento. Built with the firepower to clean up the alien mess. And the grit to see the job through to the end of the shift. They'll keep the lights on. Mi sa che il 100% di Francesco prima è stato abbastanza profetico, centrato, oserei dire. Dio campa, ma rilagga ancora sta maledetta live. No Marco, guarda che è vero. Hai analizzato alla perfezione la situazione. Questi eventi si fondano sul timore dello spettatore di perdersi un trailer storico, costringendosi a bere giù tutto dall'inizio alla fine. È vero. Purtroppo è vero. E poi la cosa bella è che anni fa, tanti anni fa, sta roba la facevo per Kojima. Quindi aspettavo il trailer di Death Stranding 2, aspettavo Dino. Adesso invece non so, mi sono proprio spento, semplicemente aspetto le cose. Stasera non lo so manco io, semplicemente ho detto, sai cosa c'è? La legacy di tutte le altre live che ho fatto della Opening Night Live, le ho streamate tutte dalla prima all'ultima edizione. Ma cazzarola. Spero che arrivi qualcosa di veramente degno di essere stati 2 ore qui a soffrire, 2 ore e mezza a soffrire. Oltretutto con Streamlabs che fa le bizze.
what I'm owed. There was some big news for ONL. Path of Exile 2 1.0 is coming on December 11th from Grinding Gear Games. And next, we have some exciting news. The reveal of a classic remake. It's a turn-based strategy game that was first released in 1999. Now beautifully reborn in 3D and faithfully modernized. It is time to journey back to Erathia. Oh my gosh. Command mighty heroes, build spectacular towns, and lead fantastic armies into epic tactical battles once again. Ubisoft presents Heroes of Might and Magic 3 Remake. The great king of Erathia is dead. And the enemies of the kingdom are scrambling to feed on its remains. Perché non rifanno Legend of Dragoon? Must not fall to its enemies! Let us repay them 1,000-fold! For Erathia! Io non oso immaginare la sofferenza di Alberto, che non solo deve guardare l'evento, ma deve anche scrivere le news. The realm strains under a gathering storm. Heroes will rise. Kingdoms will fall. Erathia cannot escape its fate. With that, now let's talk about Gamescom Cares, our platform at Gamescom dedicated to projects that give back. This year, we're putting the following topic in the spotlight: the unique power of the games community to be a force for good and drive real change. Dai ragazzi, Please join me in non si welcoming a vede special guest Geoff who knows this Keighley firsthand, e co-owner Kojima and business stasera, dai, director c'è. Ashley Farkas of Games Done Quick. È là dietro a farsi un cannone con Kojima, vedrai. Hello, Ashley. Magari. Welcome to Gamescom ONL. So, tell us about Games Done Quick. Yeah, thanks, Shocks. So, Games Done Quick is all about playing games as fast as possible for a good cause. At every event, we bring together speedrunners from all around the world to showcase incredible runs and raise millions for charity. We are Praticamente thrilled to fanno bring le our live event in Europe speedrun for the first live time e right con i here at soldi Gamescom. donati fanno Every donation and beneficenza. sponsorship from the community and our partners goes directly to Gaming for Democracy, an initiative Gaming that for supports Democracy. social engagement and democratic values through gaming culture. That's incredible. And since 2010, Games Done Quick has raised over $60 million for charity, right? Absolutely amazing. Boia, 60 What a great milioni da quando example sono of how nati sti gaming due, hanno can tirato su, give back. dati tutti in Ashley, why do you beneficenza. think it is that the gaming community has such a special power to be a force for good and drive change? So I think games create a space where people show up as their authentic selves, and they connect with others who share those same passions. That sense of community and shared purpose is the foundation for everything. This empowers the community and helps players advocate for great projects like supporting democratic values, healthcare, and global humanitarian aid. I can't agree with you more, but how can this special power be used even more in the future so that we feel empowered to speak up for what's right? Yeah, we believe that the gaming community should recognize,
just how powerful it already is. Organizations like the United Nations already do, and as organizers, it's our responsibility to create meaningful opportunities through community fundraising, local events, or creator collaboration. We're always Mi aspetto un piccolo trailer di GTA 6 dove fanno l'esecuzione di Cyber League. And our goal is turning our passion into change that Lo lasts danno in mano ai beyond the games we Narcos, play. lo trovi su bestgore.com tipo 5 secondi. Absolutely. There are so many for everyone to see and participate in this week, from charity streams like Loot for the World to life-saving initiatives and the Gamescom Forest, just to name a few. Gamescom is bringing gaming communities together to create a real-world difference. You're so right, Ashley. There's also Greenpeace, Life Lolly, Deutsche Stammzellspenderdatei, and Médecins Sans Frontières joining this community to be a force for good. Thank you so much for joining us, Ashley. I hope you have an amazing event right here at Gamescom. And of course, go check out all these great initiatives happening here at Gamescom Cares on our website. Awesome. Thank you, Shocks and Ashley. Last year at TGA, I was very excited to debut the new title from Uppsala, Sweden-based Neon Giant. From the small team behind The Ascent, No Law is an immersive open-world FPS RPG set in the cyber grunge city of Port Desire. And tonight, it's finally time to give you a new look at the game. In engine. You hear about this Gardner guy going after the mayors? The city won't shut up about him. What have you heard? Nobody sees him go in. Nobody sees him come out. Good with his hands. Light on his feet. Dynamite with vacuum cleaners. Come on, we can handle one freaking gardener. He's a ghost. Bulldozer. Pacifist. Tactician. Artist. A lot of stories about how you operate, Gardener. Are they all true? Quando vedo sta roba, ve lo giuro, spaccherei tutto. Non li sopporto più sti maledetti giochi qui. Spettacolo. 나는 그날의 공기를 기억한다. 세계의 운명이 뒤바뀐 그날을. 시공간을 찍고 나타난 미지의 함선이 하늘을 덮자 전 세계가 숨을 멈췄다. 시간을 건너온 3명의 사도들은 다가올 절망의 미래를 경고했고 그들이 건네준 인류의 희망은 거대 기업 아니마 그룹의 탐욕에 의해 변질되고 말았다. 사도의 예언대로 검은 물질과 함께 대항마 뷰에르가 강림했다. 인류의 혈관 속에 잔혹한 시한폭탄이 돌기 시작했고 나도 예외일 순 없었다.
전방 좌우 확보 클리어. 내부 상황 확보. 전전 위험 없음. 우리의 미래에 아직 구원이 남아있을까? Figa sta roba. Last year at TGA, we revealed Ontos from Frictional Games in Malmo, Sweden, the spiritual successor to Soma. The game stars the incredible Stellan Skarsgård, and now we've got your first look at gameplay as the protagonist comes across a horrific experiment where a body's consciousness has been transferred to a server of rats. It's one of the many experiments in the game, narrative puzzles where your moral choices affect the outcomes of the mission, as well as the rest of the narrative. When I was 5 years old, I was very sick. But somehow, my dad did the impossible. Whatever that miracle was, it pushed him away from us. Crumby, do you hear me? Word of caution. Crombie's experiments can be active right now. Delicate style. Hey! Please! I need to talk to you! Questo è concettualmente interessante. My savior! Hello? Oh, thank the fates! Someone came! What is this? What are you? There are some notes on the whiteboard to guide you to it. Ah, okay. You said... I assure you there is no mind. Please proceed. No! No! My body! No! Sotto al Pontos. Ci sono una serie di giochi nel gioco. Pony Island. What a wild trailer from Daniel Mullins up in Vancouver, Canada, creator of Inscription. That was Pony Island 2, Panda Circus, described as a voyage through time, myth, divinity, and video games. All right, now it is time for some animal combat. I guess we had a little bit before with that, Gravhounds, right? A lot of animals tonight. From China-based TI Games comes Zoopunk, a 3D diesel punk action RPG starring a playable, get this, rabbit, rhino, and chipmunk. Wow. I know. Tonight we have the first look at Zoopunk's squad-based combat systems, including the potential fourth hero. There's another animal, Shrex, who fights with a long blade. There's even more. That's not all. You'll also want to keep an eye out for the marmot and otter bosses, too. Witness the wild world of Zoopunk. Ready? Let's go save the world. No. I'm gonna smash this rotten world into pieces. Ah, questo me lo ricordo. I've got you. We're about to risk our lives here. Is this the only way across? Bratton, toss me there. Get out of Marviter Village! Quit already. You can't even beat the rabbits. Hands off, Tracy!
Enough! It's a no! No! That's enough! It's the Legion! Brandon, fight! Where's the fight? Partisans, stand united! To arms! Hand over the spark! Come and get me! This, the hope of the world? Carino Zupunk. Però credo che siamo tutti d'accordo che a questa serata manca il fuoco. Chains of family legacy wrapped around your neck, making it hard to breathe. But he can ease your burdens, he can be your friend. Just take his red right hand, he'll make you understand. Whisper and poison truth while he assures you there are no ghosts at the grand. There are no ghosts at the grand. That was a new look at There Are No Ghosts at the Grand, a musical horror renovation Chiudono con Final Bristol, Fantasy e The England-based Witcher. Friday, Dai. Sunday. We have some big reveals still to come, but first the announcement of a new game set in a vibrant world with amazing creatures. This is Roko Kingdom, a new open-world multiplayer creature collecting RPG. Un Pokémon. Dio, Madonna. Mi sto prendendo la peste bubbonica questa Gamescom. Che evento di me. Ragazzi, sono d'accordo. Chi organizza queste presentazioni è come se non sapesse che succede nel cervello di chi le segue man mano che passa il tempo. Secondo me loro vogliono proprio questo, cioè vogliono che noi perdiamo la concezione di tempo e spazio. Non so, ma poi porca puttana, ma sono tutte robe uguali. Guarda qua.
Okay, now I'm happy to welcome to the O&L stage a man who closed out Summer Game Fest with an epic reveal. Please join me in welcoming to the stage my good friend, the Final Fantasy VII Remake Series Director, Naoki Hamaguchi. The final Hello everyone! My name is Naoki Hamaguchi, and I'm the director of Final Fantasy VII Revolution. Thank you. It's great to be back at Gamescom to give you a green pass all my team is working on. A Green Pass. What will you see in this brand new exclusive trailer so-called Weapons? Massive creature, the Cloud, and his team of legendary heroes will face in the final chapter of their epic journey. Final Fantasy VII Revolution will deliver an unforgettable experience in a world without boundaries, and will be available PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox XS, and PC in spring 2027. È uscita simultanea su tutte le piattaforme. Bella sta cosa. Thank you so much for all your support and excitement. Let's move! My fellow citizens, we are assailed on every side by the enormous meteor that looms over our heads, and by towering monstrosities termed weapons, like the one that made landfall outside Midgar. But I know that we will rise to every challenge, and show heaven and earth that it is we who reign supreme. You said weapons are guardians of the planet, right? The planet sees us as another threat to her well-being, and rightfully so. You call them planetary warriors. But I call them weapons of mass destruction. Only one thing to do. We fight. Taking down weapons, hunting materia. Way overdue for a day off. Once we've got a future to fight for, nothing will stop us. Ready? Aim! Fire! We'll finish this together. Che spettacolo. Final Fantasy VII Revelation looks truly epic, and we don't have to wait long. Io non ho una grande esperienza di D&D, quindi alzo le mani. All right, we have one last game for you tonight at O&L, an update on a legendary RPG franchise. Chiudono con The Game Witcher, of the quindi. Year at the Metto Game one last Awards way game. back in 2015. I see a white wolf striving forward towards a solitary tower. Never chose to be a Witcher. Fate chose for me.
sa che è la volta buona che recupero The Witcher, ragazzi. Once you're a Witcher, you can't just step off the path. You're one for life. And there's never an ending that's not also a new beginning. Cazzo, settembre ora. Touches us both. Be not afraid. Didn't say I was afraid. Come, soldier. Being of beasts. Delve into darkness and see the truth of Letton's beauty. Garden demands blood, so we'll give it blood. That's right. How about that? Free upgrade, free remaster. All right, well, now joining us to talk all about the Witcher 3 news, please welcome the level design lead from CD Projekt Red, Miles Toast. Cazzo, ridà problemi la live, ma porco. Sai che non sei l'unico che dice questa cosa, Wizard. Anche mio fratello ha sempre detto sta roba. It's coming out in just a month, September 29th. To PC and consoles, including Switch 2 and even Battle.net. Lots of features in that trailer. Tell us which ones stand out the most to you. Oh, wow. So you can tell that the team definitely poured their hearts into this one, right? And it's a huge privilege for me to stand here and represent them. Thank you for the trust, guys. Secondly, features, right? So my favorite one is the visuals. Yeah. That's new textures, updated rendering, advanced path tracing, foliage, you name it. Geralt has never looked as good, even after all those years of retirement. Yeah. And then the other thing, definitely combat. It's more modern, smooth and precise. We updated camera, the targeting system, you know, added new animations. Hanno cambiato tantissimo del gameplay però, eh. And then last one, Witcher 3 is a full-fledged RPG, right? So we completely revamped the ability system to give players more options. Well, it's a lot of stuff, as you saw in the trailer, only a month away. Let's move on now to Songs of the Past, which is a wild idea in and of itself, a new expansion for an 11-year-old game. What inspired you guys to build this? Yeah, it's super cool. So we had this idea for one more story with Geralt for a while, but we couldn't quite figure out how to fit it into our busy schedules, right? Luckily, our friends from Fool's Theory came around, and they hired a bunch of old veteran Witcher 3 developers, including my mentor, Peter Jelenstein. Io parlando di roba legnosa sto giocando Metro 2033. Wow. Well, Porca puttana, non me lo ricordavo così. Del 2013, poveraccio. Looks like in the trailer, sort of looks like a chain that he sort of throws out, right? Yeah. So this is Geralt's Vabbè, comunque non tutti i giochi sono per tutti, raga. È perfettamente sensato. But many people, perhaps hardcore Witcher fans, will realize that this is a weapon we first showed in the Witcher 1 intro. And we will talk about that and many more things here at Gamescom, so please kindly come by our booth or watch our Red streams that will happen every day. That's right. I know you have an extended demo that these fans will get to see at the booth. Tell us a bit about, everyone wants to know the content of the expansion, the new region, Letton. Who inhabits it? What lurks below the surface? So Letton is a whole new, unique region that has a unique identity like the other regions in the game. It is filled with quests,
you know, new monsters, adventures, and exploration, just like the things that Witcher fans love. But it's an almost uncannily idyllic place that, however, has a dark secret lurking just underneath the surface. And as it is a Witcher game, this kind of secret requires a true professional Witcher to solve. Well, good thing we got one of those. All right, well, I imagine we can expect all the upgrades. Sì, da una parte è un bene, dall'altra è un male, perché per le vendite sicuramente fa bene che arrivino più avventori, dall'altra parte però poi c'hai più persone che potenzialmente ne parlano male. Perché, you have some news for people about the other expansions as well, right? Yes, so this is super cool. I can say today that tonight, both of our previous expansions, Hearts of Stone and Blood and Wine, will be free for everyone who owns the base game. And this is a great opportunity for, yeah, right? Just giving away all the free stuff tonight. It's the coolest part of the job, I guess. So, and this marks a great opportunity for people who have perhaps only played the base game, right, to jump in with the improvements from the remaster update and get a whole lot of stuff for free before we ship the Songs of the Past sometime next year. Wow. Well, I got to say, a lot of amazing Witcher news today. Thank you very much, Miles, for joining us, and we'll see you at the booth. Thank you. All right, Miles from CDPR. Congratulations. All right, and that is going to do it for ONL 2026, but that is just the start of Gamescom week, so stay tuned for news and updates throughout the weekend. And of course, we will see you again on December 10th, live in Los Angeles for the Game Awards 2026, where we will celebrate the best of the year. Crazy year and io ragazzi sono partito dal primo The Witcher e ho ancora gli incubi. From the world's top game development studios. It's been another great opening night live, and before we go, of course, we got to bring out my incredible co-host tonight, Shocks. Come on back out, Shocks. Molto deludente, solo. Io direi evento di merda. Once again, and what an amazing show. Third time's a charm. We're just going to have to keep bringing you back. I hope all you guys have an amazing Gamescom. Let's go. All right. Good night, everybody. Bye. Thank you so much. Good night. Che schifo. Oh Giuda. See you next year. Oh, che devo dire? Chiudiamo. Allora, amici miei, evento di merda, cioè penso di non dover dire troppo. Deludente, poca roba di spessore, moltissime cose ripetute da un videogioco all'altro. Purtroppo stiamo assistendo a un qualcosa che, insomma, era già nell'aria, ovvero una standardizzazione sempre più grave dei progetti. Vuoi perché lo stesso discorso è valso nel corso del tempo per la musica, che è diventata molto più accessibile. Oggi incappi nella peggio roba perché semplicemente molte più persone hanno accesso alla realizzazione di un prodotto musicale. Da una parte questo enfatizza incredibilmente quelle opere che valgono. Mi viene in mente In mezzo al mare di stronzate prodotte da chi cerca di crescere, chi vuole diventare grande. Sono arrivati i ragazzi di Sandfall e hanno tirato fuori questo incredibile capolavoro di Clair Obscur, ispirandosi a quello che il videogioco è stato, a quello per cui il videogioco è stato creato, ovvero emozionare, raccontare un qualcosa, fare un qualcosa non necessariamente di controcorrente o super diverso, ma un qualcosa fatto col cuore. E io stasera il cuore non l'ho visto in niente, cioè ho visto tanta passione. Non potrei assolutamente dire che i ragazzi di
di 4A di Metro 2039 non abbiano messo l'anima nel loro progetto. Non posso dire assolutamente che altri studi visti stasera non l'abbiano fatto. Manca però quel quid, quel qualcosa in più che rende un progetto veramente meritevole di attenzioni, quantomeno da parte mia. Sarà che col tempo ho meno tempo per giocare, quindi sono ancora più selettivo di quanto già non fossi, ma di quello che è stato mostrato stasera, io probabilmente comprerò forse l'1%, davvero l'1%, Metro, Final Fantasy e probabilmente The Witcher per recuperarmi The Witcher 3 su cui non ho mai messo mano, quindi sarebbe l'occasione perfetta per recuperare quello che è considerato da molti un capolavoro. Per rispondere a quello che avete detto prima di chiudere, ci sta benissimo che The Witcher 3 non vi sia piaciuto, così come ci sta che a molte persone non sia piaciuto un Metal Gear Solid, o non sia piaciuto un The Last of Us, non sia piaciuto un God of War, non sia piaciuto un Final Fantasy VII a suo tempo. Non tutti i videogiochi sono pensati per tutti. E anche se sono pensati per la grande massa, non è detto che funzionino. Sono sicuro che ci sarà gente che non apprezzerà Grand Theft Auto 6, lo stesso creative director o lead of studio di Sandfall, i ragazzi di Clair Obscur, ha dichiarato di non essere interessato perché è un tipo di videogioco che non lo emoziona, non lo coinvolge, lo annoia, quindi c'è tutto per tutti. Io personalmente ho provato 2 o 3 volte a entrare in Elden Ring, sfondate le 10 ore, si sono sfondati anche i coglioni. Ne riconosco la grandezza, riconosco il valore, riconosco la bellezza, ma certe cose non sono fatte per me, quindi è normale che The Witcher possa non essere fatto per voi, assolutamente. A volte ci si affeziona tanto a un titolo per mero fenomeno di massa, come un famoso italiano incappucciato, ora mi scannate sul serio, trama di eccellodia ma gameplay come The Witcher, per me ovviamente. Non ho capito. Se puoi essere più specifico, puoi esserlo, tanto voglio dire, cioè siamo in 4 gatti, anche se fosse sti cazzi, viviamo in un paese libero. Personalmente uno dei giochi più originali e fatti davvero col cuore degli ultimi anni è stato Stray. Non ci giochi perché deve diventare un goti, ma perché ti prende il tutto e quel senso nostalgico, post-apocalittico. Io non l'ho giocato, però è un qualcosa che mi è sempre rimasto lì. Ultimamente sto... sì, porca troia. Guarda, allora, su Assassin's Creed torno. E ti dico, io ultimamente, negli ultimi anni, sto faticando a giocare, più che altro perché voglio fare veramente troppe cose. Mi sto dedicando tantissimo alla lettura, sto recuperando un sacco di film e serie, cerco di stare al passo un po' con tutto. Però i ritmi di sta società non sono fatti per la nostra testa. Quindi cosa è successo? È successo che sono finito in terapia, sono seguito da una psicologa, sono in cura perché sto seguendo una cura farmacologica per disturbi d'ansia, quindi per me rallentare è stato obbligatorio e da una parte ho dovuto rallentare anche rinunciando a tutta una serie di cose. Fatto sta che post Death Stranding 2 mi sono praticamente quasi bloccato, ho giocato veramente poco. Sono stati davvero pochissimi i giochi a cui ho dedicato del tempo. Battlefield 6, Marathon. Sicuramente mi sto scordando qualcosa, mi aiuterete. Però mi sono veramente bloccato tantissimo. Ora mi sono sbloccato un po' con Metro, che è un qualcosa che ho sempre voluto recuperare perché avevo lì il libro, ero arrivato a metà, insomma ho ripreso in mano il libro, ho ripreso anche il videogioco, sto andando spedito. Arriverà Control Resonant, arriverà GTA 6, è un periodo bello carico, per l'amor di Dio. Spero di poter incastrare Stray da qualche parte, perché anche perché tanto so che è molto corto, quindi magari una volta finito con il lavoro, il grosso del lavoro quantomeno, avrò la possibilità di infilarlo in una giornata o 2, ecco, perché potrei anche pensare di fare una pazzia del genere. Molti progetti cercano di imbucarsi, è vero, sì, credo che tanti cerchino la via più veloce per il successo. Per quanto riguarda Assassin's Creed, io non so
se la tua è una critica legata al fatto che Assassin's Creed è invecchiato male o che a suo tempo non fosse così meritevole. Eh, Personalmente credo che sia invecchiato malissimo. Ho rimesso le mani su Assassin's Creed 2 ed è un qualcosa che oggi davvero fai fatica a toccare. Resta il fatto che è una pietra miliare, cioè se non fosse stato per Ubisoft con il primo Assassin's Creed, magari ci sarebbe arrivato qualcun altro per l'amor di Dio, ma alcune meccaniche non sarebbero mai arrivate, tipo le torri con cui esplorare velocemente una parte di mappa e scoprire le varie zone di interesse. La Ubisoft di oggi non è assolutamente la Ubisoft che era tanti anni fa, sfortunatamente, figlia del più orribile, schifoso e distruttivo consumismo, lo abbiamo visto tutti, credo che la saga di Assassin's Creed sia forse l'esempio più grande di come a volte la morte forse sia la cosa migliore che può accadere a un brand. Ora parlano di voler tornare in carreggiata, giochi più piccoli, così, ma cioè, sono talmente tanto fuori tempo massimo. Il problema non è neanche tanto il fatto che Ubisoft sia diventata così, ma che la gente abbia contribuito acquistando con numeri veramente vergognosi alcuni videogiochi che hanno contribuito a loro volta a questo smerdamento vergognoso dell'industria. Perché se tutti hanno puntato su questo più grosso e più meglio, come si suol dire, è anche colpa di Ubisoft e la colpa alla radice è del videogiocatore che ha voluto assecondare questo tipo di pratica. Porca la grande puttana, pensavo di essermi spalmato un dito sugli occhiali. Ma sì, perché al tempo è stato rivoluzionario, ma rigiocando anche io l'Ezio Collection sto trovando difficoltà. Black Flag Racing riporta giustizia ai vecchi titoli e si mantengono il combat così. La Ezio Collection è una remastered, hanno riportato praticamente uno a uno quello che è, tra l'altro sminchiando anche le atmosfere, cosa che non ho assolutamente apprezzato. Resinged, ti dico la verità, l'ho skippato perché qui probabilmente mi picchierete. A me Black Flag non è piaciuto, cioè l'ho trovato un bellissimo gioco sui pirati, ma non ho trovato quel tipo di Assassin's Creed che cercavo. Post Assassin's Creed 3, Assassin's Creed è stata un'altra roba. Non per Connor, ma per Desmond, per l'abbandono della writer che stava pensando appunto di realizzare un finale di un certo tipo, che è andato contro alle esigenze di Ubisoft di portare la saga avanti per l'eternità, e quindi abbiamo visto quel finale di merda che c'ha Assassin's Creed 3. Tutto quello che è venuto dopo per me è stato la conseguenza di un egoismo incredibile. Per me l'ultimo grande Assassin's Creed, e qui sento veramente di andare controcorrente perché forse sono uno dei pochi che la pensa così, ma da purista quale sono della saga, è stato Unity. Con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi bug e con quelle puttanate che hanno messo in mezzo del presente, eccetera, per me è stato veramente l'ultimo gioco di Assassin's Creed in cui ho sentito Assassin's Creed. Ho giocato Origins, bellissima premessa, non troppo bellissimo il resto. Odyssey skippato, mi sono spaccato su Valhalla con 90 ore perché fan accanito della mitologia norrena, della storia dei vichinghi e di Vikings, quindi è stato anche quello un bellissimo gioco sui vichinghi, molto divertente, l'ho apprezzato decisamente più di Ghost of Tsushima, ma c'è proprio una roba, mamma mia. Mamma mia, proprio lontani anni luce da quello che erano gli Assassin's Creed. Black Flag è stato il mio preferito, essendo all'epoca tanto fan di Jack Sparrow. Mi è piaciuto anche tanto Valhalla, anche se la trilogia GDR è stata una scommessa che commercialmente parlando hanno vinto. In termini di immagine secondo me hanno perso, quindi questo ossimoro è veramente interessante. Veramente interessante, però sì, ti capisco, conosco tantissime persone che hanno amato Black Flag e che lo considerano il loro preferito, che si sono ributtate su Resynced, come cazzo si dice, e che me ne hanno parlato benissimo. Ti giuro, sarei quasi tentato di ributtarmici, perché mi dico, tanto non lo ricordo granché, lo giocai una volta sola, magari con la mentalità di oggi, è che sono talmente tanto cazzo pieno di roba da giocare, da fare, che è un disastro. Boia, Capcom, cioè,
Non ci ho tirato su un video, perché non ci ho tirato su, avevo fatto un video confronto giusto per tirare fuori il parere tra Crimson Desert e Pragmata, poi Pragmata, proprio tutta la filosofia che c'è dietro. Capcom veramente è stata in grado di cagare da un grattacielo e centrare il collo di una bottiglia. Io non riesco a capire come abbiano fatto, ma hanno portato avanti Resident Evil con i remake e la nuova trilogia. Tutto proprio con il furore del popolo che grugniva per altri capitoli. Onimusha tirano fuori. Pragmata, i Monster Hunter. Cazzo gli vuoi dire? Sti qui veramente, oh, chapeau, tanto di cappello. Con Valhalla e God of War 2018 mi divertivo a vedere differenze e similitudini, essendo appassionato anch'io a mitologia. Sì, sono due take diversi della mitologia. Personalmente, God of War, assolutamente. Altrimenti qua dietro ci avrei la mensola di Assassin's Creed. Cioè, tra l'altro, roba di Assassin's Creed ce l'ho là in alto. C'è la lama celata di Unity. Porca puttana, non capisco lo spazio. La lama celata di Unity e lo scrigno di Brotherhood. Ha dato una collector bellissima quella di Brotherhood, veramente. Che cazzo è successo qui? Ok. Ragazzi, io tra qualche ora mi alzo, che vado a rompermi il cazzo a lavoro. Vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia, perché se non avessi avuto con chi chiacchierare probabilmente avrei chiuso la live, ve lo dico perché il tempo è infinitamente prezioso e dedicarlo a Jeff Keighley che fa i soldi mostrando dei giochi poco interessanti, non voglio usare degli aggettivi poco gentili, non era assolutamente nei miei piani, mi aspettavo davvero qualcosina di più, quindi peccato, è andata così. Questa settimana probabilmente non uscirà nulla, non so se riuscirò a trovare il tempo per registrare qualcosina, potrebbe arrivare, anzi sicuramente qualcosa arriverà dedicato a GTA 6, perché quello sarebbe assolutamente criminale da parte mia non sfruttarlo per avere un bel ritorno di visibilità, cosa che al momento sto cercando. E quindi mi leggo quest'ultimo messaggio. A me l'unico personaggio che ho preferito più di Valhalla rispetto a God of War è stato Odino. Sì, in quel senso sono d'accordo con te. Credo che l'Odino di God of War non abbia reso particolarmente giustizia alla figura mitologica, soprattutto considerato quello che Odino rappresenta poi per la mitologia. Ecco, mi è piaciuto da una parte il take della versione così maligna, eccetera, poi quel twist particolare finale che chi ha giocato Ragnarok sa, sicuramente quello ha contribuito, perché comunque hai un modo di rivedere il personaggio per tutto il corso della storia, anche quando non credevi che fosse lì. Quello è stato qualcosa di davvero geniale, sono molto felice di ciò, però chi mi segue da tempo lo sa, a me Ragnarok ha fatto incazzare come un pazzo e insomma, spero che Lo-Fei non sia un Ragnarok, ma sia veramente un God of War 2, ecco, un God of War 2. Quindi, amici miei, io vi saluto, vi do la buonanotte, grazie ancora per avermi fatto compagnia. Non lasciate i punti hype per sta roba perché è stata orribile, voglio che nessuno lo veda. E quindi, buonanotte a tutti, grazie mille per essere passati. Ci vediamo, spero, in settimana, ma non lo so. Ciao a tutti.